Ciao a tutti ragazzi, io sono Umberto e ben ritrovati in questo mio nuovo video. Oggi non vi voglio parlare delle classiche case, edifici infestati, che comunque bene o male un po' tutti quanti, chi più chi meno, ne è a conoscenza della loro esistenza, ma vi voglio parlare di un edificio in particolare, ovvero dove il male ha messo le proprie radici. Le case stregate o comunque infestate occupano una gran parte del mondo del paranormale e comunque in tutto il mondo si racconta di abitazioni terrificanti in cui sono avvenuti, e non solo in passato ma anche tutt'oggi, avvengono dei fenomeni davvero spaventosi. È molto complicato fare un elenco di tutti gli edifici infestati, ma molti amanti del paranormale e ghost hunters sono quasi sempre d'accordo su alcuni luoghi, e quindi su giornali di misteri, documentari o comunque un ambiente che tratta appunto queste cose, appunto come questo, di solito si raccontano sempre degli stessi edifici, delle stesse location, ma oggi io voglio fare qualcosa di diverso, voglio portarvi in un posto davvero terrificante. Per moltissimo tempo la casa di cui sto per parlarvi venne considerata come la casa più infestata di tutti gli Stati Uniti. E se avete capito bene, ho detto è stata. Sapete perché ho detto è stata? Perché purtroppo oggi quell'edificio, quella struttura non esiste più. E non c'è più perché a Pittsburgh, in Pennsylvania, una delle più grandi arterie è Ridge Avenue, e lo era anche nel 1860, quando era semplicemente una piccola strada di paese. A suo tempo, lungo tutta questa via, vennero costruiti tanti edifici, tante case, che negli ultimi anni purtroppo sono stati tutti demoliti per dare spazio a una superstrada, a una statale, insomma una via di grande afflusso. Ma in questa via all'epoca, quando esisteva, c'era la famosissima Congelier Mansion, una delle più belle e ricche case di tutto il paese, che viene soprannominata per vari motivi il Covo del Male. Tutt'oggi in quel luogo dove sorgeva quella strada si parla sempre di fenomeni paranormali, di spiriti, di fenomeni abbastanza agghiaccianti. Ma partiamo da quando è stata costruita questa casa. Charles Wright Congelier nel 1860 non badò affatto a spese quando la commissionò, perché in fondo lui era un uomo d'affari che ha avuto tantissima fortuna nel Texas durante la guerra civile e quindi poteva permettersi, diciamo, questo lusso, questo sfizio. Infatti lo stesso Congelier e sua moglie Lida furono per diverso tempo al centro della società cittadina e spesso e volentieri nella loro lussuosa casa organizzavano feste e ricevimenti. E sapete perché? Per aggraziarsi la gente che contava davvero. Si dice che un bel giorno Lida iniziò a ammalarsi e la sua bellezza, piano piano iniziò a sfumare, nonostante le premurose attenzioni della domestica Essie e i migliori medici pagati dal marito. Man mano che il tempo passava, la donna diventava sempre meno attraente e Charles, il marito, iniziò a rivolgere le attenzioni alla sua serva, ma non solo, anche alle fanciulle davvero molto carine. E sapete dove andava alla loro ricerca? Nei locali notturni e per i vicoli di Pittsburgh. La grande svolta nella Congelier Mansion avvenne per la prima volta nel 1871, quando la relazione dell'uomo con la domestica venne scoperta. Infatti la moglie Lida, quando li scoprì in flagranza, pensò ad una agghiacciante vendetta. Una notte accoltellò entrambi nel letto durante il sonno. Prima cominciò con l'amante per poi arrivare al marito, ma lui venne colpito di striscio e riuscì a scappare di casa. Il marito tornò a casa dopo qualche giorno scortato da delle guardie, ma una volta varcata la porta di casa tutti quanti si trovarono di fronte ad uno spettacolo agghiacciante. Lida era chiusa nel soggiorno, che si cullava tutta sola su una culla al buio mentre cantava sottovoce una cantilena che non si capì neanche quello che diceva,
mentre pensate un po' ragazzi, teneva fra le braccia la testa dell'amante del marito. Infatti la donna venne processata e giustiziata e la casa rimase vuota fino al 1982, proprio quando tutti gli abitanti di quella via vennero espropriati e trasformare le loro case in appartamenti per le famiglie di operai che costruivano la ferrovia. Pensate un po' ragazzi che i primi anni intere famiglie scapparono terrorizzate da Congelier Mansion, affermando che sentivano urla strazianti, pianti di una donna. E non solo, perché molti testimoniarono anche di vedere in quei tanti ombre vagare per i corridoi anche di giorno il cigolio di una sedia a dondolo e una voce mostruosa che continuava in loop a cantare le vecchie ninna nanne, le vecchie ninna nanne che si cantavano nel 1800 più o meno. Ogni persona che tentò di abitare questa casa fu vittima di incidenti o comunque di avvenimenti piuttosto strani, come ad esempio spinte dalle scale da una forza invisibile, mobili che cadevano senza alcun apparente motivo, finestre che improvvisamente si rompevano ferendo i malcapitati e diversi crolli di soffitto. Non ci fu nulla da fare, raga, e nuovamente dopo 5 anni la casa fu rimessa in vendita. Nonostante in città la gente si accalcasse per l'enorme sviluppo industriale, Congelier Mansion era sinonimo di male e morte e la voce si sparse a tal punto che nemmeno i più bisognosi volevano comprarla. Finalmente nel gennaio del 1901 questa casa trovò un nuovo acquirente. Il suo nome era Adolf Richter, un medico di una certa fama per essere famoso per essere razionale e scettico perfino verso la religione. Infatti l'uomo non si curò affatto della macabra reputazione di questo edificio e fece un ottimo affare acquistando questa abitazione ad un prezzo davvero svalutato, quasi quasi a momenti gliela regalavano. Sin dai primi giorni del suo insediamento della casa, questo medico iniziò a comportarsi in modo molto strano perché viveva isolato praticamente da tutto e da tutti, spesso e volentieri si attardava anche in ospedale o addirittura a volte non si presentava nemmeno. Conduceva quasi una vita da eremita, da vegetale, uscendo praticamente solo quasi negli orari serali, avvolgendosi, pensate un po', anche in abiti lunghi e pesanti anche in piena estate. Cominciò anche a cambiare a livello caratteriale perché divenne anche sgorbutico, aggressivo e alcune volte venne visto anche parlare da solo, seduto nella veranda o affacciato ad una finestra. Dopo 7 mesi che il dottore era andato ad abitare a Congelier Mansion, quella casa fu teatro di un altro macabrissimo evento. Era il 12 agosto del 1901 e di notte tutto il vicinato sentì un urlo molto lungo e davvero macabro provenire dall'interno di quella casa. Molte persone, molte famiglie di quella via accorsero in strada, si precipitarono proprio davanti a quell'abitazione e udite furono testimoni di una luce rossa intensissima provenire dall'interno dell'abitazione. Ma non è finita qua, perché i vetri di tutte le finestre esplosero e l'aria cominciò ad avere un odore di zolfo, di ozono, non si capisce bene che tipo di odore sia, simile ecco a della carne putrefatta, qualcosa del genere. Nessuno però vide il medico uscire di casa e il suo corpo non fu mai stato rinvenuto. In compenso però la polizia, chiamata ad indagare, trovò in casa il cadavere in decomposizione di una donna legata ad un letto e privo di testa. Le indagini ovviamente durarono alcuni giorni e pensate un po' che vennero ritrovati altri 5 corpi senza testa e inseriti in un sacco di juta. Le loro teste furono ritrovate chiuse in dei vasi di vetro nella cantina, nei sotterranei di questa casa. Più precisamente era una stanza barra laboratorio, ecco, dove si pensava che lì qualcuno fece esperimenti. L'ipotesi più plausibile è che Brun Richter avesse ucciso 6 donne per interesse puramente scientifico. Quello infatti era un periodo in cui i medici, praticamente quasi tutti, tentarono di scrivere la storia con esperimenti su malati terminali o comunque persone insane di mente abbandonate dalle loro famiglie. Ma a quell'epoca la materia prima era di difficile reperimento e i controlli sulle morti sempre più serrati. Questo probabilmente influenzò il medico ad attirare a casa sua sbandati, girovaghi, vagabondi, allo scopo di sperimentare la sua idea di mantenere il cervello di una persona in vita privata del suo corpo. Per questo motivo il medico attirava molte persone alla Congelier Mansion per anestetizzarle, decapitarle e cercare di riportare in vita le loro teste nel suo laboratorio.
Il medico non fu mai rintracciato, ma nel 1927 a New York venne arrestato un senza tetto per ubriachezza e schiamazzi e alla centrale dichiarò di chiamarsi, sentite qui, Adolf Bruricher. Proprio lui, l'uomo più ricercato del tempo e che sembrava davvero scomparso, perché se vi ricordate, come vi ho detto prima, il suo corpo non fu mai ritrovato. Fino però a quel punto. Pensate addirittura che parlò dei suoi esperimenti per prolungare la vita, ma non avendo purtroppo nessun riscontro, per i poliziotti era innocuo e quindi cosa fecero? Lo rilasciarono. Come si può ben immaginare, a questo punto la casa rimase nuovamente senza proprietario, rimase vuota per altri molti anni. Nuovamente in mano al comune nel 1924, molti edifici del quartiere furono destinati agli operai della Equival Gas Company, per lo più immigrati italiani giunti per sostituire quelli americani che erano stati licenziati perché pretendevano salari troppo alti. Gli italiani infatti che andarono a colonizzare Ridge Avenue iniziarono ben presto a lamentarsi di fatti strani e inspiegabili che venivano nei pressi di Congeglier Mansion, come ad esempio sagome scure che entravano e uscivano dai muri, apparizioni di pezzi umani, strani rumori, scricchiolii e versi davvero terrificanti provenire dall'interno della casa. La storia di Congeglier Mansion sta per volgere alla fine, ma purtroppo c'è ancora spazio per altri 3 decessi. 2 avvennero nel 1926, quando nella casa, che al tempo ospitava 15 operai, 2 fratelli furono trovati dai loro compagni nei sotterranei privi di vita. Uno era impiccato ad una trave e l'altro con un grosso palo di legno conficcato nel petto. La polizia, non si capisce come può aver fatto, aveva chiuso e archiviato il caso, riuscendo ad affermare che quei 2 decessi erano accidentali, ad esempio come una caduta accidentale contemporaneamente dei 2 operai giù dalle scale. Infine, il 14 novembre del 1927, nella Ridge Avenue avvenne una terrificante esplosione causata da 3 serbatoi di stoccaggio di gas difettosi. In tutta la strada ovviamente sembrò scatenarsi l'inferno e le fiamme raggiunsero centinaia di metri di ampiezza. Questa esplosione devastò interamente il quartiere e provocò non solo decine di feriti, ma anche decine e decine di morti. Molte case, tra cui appunto la Congeglier Mansion, vennero rase al suolo, solo che questa casa, anche dopo essere stata distrutta, si distinse dalla normalità. L'incidente non la fece solamente crollare, ma la fece addirittura precipitare in un crepaccio che, tra l'altro, ragazzi, apro una parentesi perché è l'unica casa a cui è successa una cosa simile. Comunque precipitò talmente tanto che sembrava addirittura quasi risucchiata da sotto. Nei suoi pressi perse una vita una donna, il cui corpo venne ritrovato carbonizzato. Dopo quel disastro, l'intera zona venne nuovamente espropriata e sfruttata appunto per la costruzione di una statale che oggi attraversa Pittsburgh. La casa maledetta di Ridge Avenue oggi non esiste più, ma quella strada, soprattutto in quella zona, continua ad affascinare tutti gli amanti del paranormale, secondo i quali gli spiriti delle persone decedute si aggirerebbero ancora nei dintorni. La fama terrificante della Congeglier Mansion non si è mai spenta e negli anni non ha fatto altro che alimentare ancora di più il terrore in tutti gli Stati Uniti. Ragazzi, che dirvi? Anche per oggi questo mio video termina qua, spero vi sia piaciuto, se è così mi raccomando mettete un bel like, anzi raga vi consiglio questo video qui perché anche in questo video racconto qualcosa del genere e secondo me potrebbe essere molto interessante. E noi ci vediamo molto presto nel nostro prossimo video. Ciao a tutti raga e stay tuned!